Bentornati qua su Fablinker Music per una nuova reaction. Torniamo qua con i Pinguini Tattici Nucleari con una canzone che voi mi avete consigliato e vi ringrazio tantissimo perché mi avete consigliato veramente tante canzoni dei Pinguini vecchie che possiamo ascoltare, cioè relativamente vecchie, che possiamo ascoltare insieme e io posso ascoltare con voi per la prima volta perché ammetto che molte canzoni non le abbia mai sentite perché sono un loro fan da tipo 2 anni a dir tanto, quindi tipo canzoni di 3, 4, 5 anni fa non le ho sentite perché non mi sono mai spinto a sentire le canzoni più vecchie a parte qualche cosina, quindi vi ringrazio molto perché mi state facendo conoscere canzoni che non conoscevo. Oggi andiamo a sentire Tetris, appunto una canzone che voi mi avete consigliato. Sono molto curioso perché tutte quelle che mi avete fino adesso detto di ascoltare mi sono veramente piaciute tantissimo e le ho adorate alla follia. Quindi sarà lo stesso caso di Tetris, che tra l'altro non so se sia ispirata al celebre videogioco oppure il titolo è fuorviante, non ne ho idea, ma magari lo scopriremo. Quindi andiamo a sentirla e vediamo un po' com'è. Tu eri per me il pezzo del Tetris longilineo. Oh oh. Ok, Aspetti una vita, si ispira proprio al gioco. arriva, ti risolve tutto. Hey. Tu eri per me la terza dell'accordo. Oh oh. La nota più importante che decideva la sorte delle mie giornate vuote. Tu eri per me la bestia più feroce che si riesce a domare solamente sottovoce. La bestemmia di un credente quando urta un comodino. La preghiera di un agnostico Bella questa. di fronte al grigio di un mattino invernale. Wow. E scusa se ti dico certe cose, ma qualcuno devo dirle. E l'unico qualcuno che conosco sei tu, che hai soffiato dentro al mio cuore a forma di armonica. Hai seminato vento e raccolto energia eolica. I tuoi piuttosto, i tuoi abbastanza non fermeranno certo il vulcano che rutta sopra il mio viso scoperto. Tutto iniziò con uno sposami detto con indifferenza. Io finì con un piacere di far la tua conoscenza. Oh, ma che incoscienza, eh! Tu eri per me la consapevolezza, oh oh, che con l'aiuto del tempo anche un Magikarp è in grado di diventare Gyarados. Oh, tu eri per me l'assenza per Preston, la corrida per Hemingway e la rivoluzione per Danton. Il fischio del treno per Belluca mi hai scandalizzato, come la Carrà in Rai col Tuca Tuca. E scusa se ti dico certe cose, ma qualcuno devo dirle. E l'unico qualcuno che conosco sei tu, che sei soffiato dentro al mio cuore a forma di armonica. Hai seminato vento e raccolto energia eolica. I tuoi piuttosto, i tuoi abbastanza non fermeranno certo il vulcano che rutta sopra il mio viso scoperto. Tutto iniziò con uno sposami detto con indifferenza e finì con un piacere di far la tua conoscenza. Eri per me ciò che l'effetto Dunning-Kruger è per Kanye West. Tu eri per me ciò che per gli anni 90 è stato Friends. Yeah. Mi rifugiavo nei tuoi occhi per ore e mi sentivo una persona
ritornello. Scusa se ti dico certe cose, ma qualcuno devo dirle, e l'unico qualcuno che conosco sei. Comunque è genioso dire ritornello e poi partire con ritornello. Un piacere di far la tua conoscenza. Bellissima questa parte. Bella bella. Allora, la canzone in sé è molto bella. Il richiamo del Tetris l'ho sentito molto poco, se non nelle battute iniziali, ok, però non c'è molto questo gran collegamento. Sì, c'è qualcosa di collegamento nel senso, eh, tipo non so, adesso tipo la frase del pezzo in verticale che è fantastica, però non ho trovato molti altri collegamenti. Nel caso che mi sbaglio, fatemi sapere. Ma a parte questa cosa, la canzone è più vicina allo stile che hanno adesso rispetto a quello che avevano un tempo che abbiamo ascoltato nelle altre reaction, ed è uno stile più armonioso, più giocoso, più rock semplice, no? Bene o male, rock con un po' di spinta commerciale che comunque ci sta di brutto, perché la canzone in sé è molto bella, mi è veramente piaciuta un botto, le citazioni, il tutto, il video che è molto particolare perché è un video secondo me fatto molto bene perché ti riesce a tenere incollato lo schermo. In più ho notato che gran parte del video va all'incontrario, cioè va indietro al posto di andare avanti, e il che è una cosa figa. La parte che mi è piaciuta di più, che mi ha fatto ridere, a parte la Carrà e tutte queste cose, e mi ha fatto ridere un botto il fatto che dice tipo ritornello e poi parte veramente il ritornello. Figata, figata, veramente una gran bella canzone, come sempre non sbagliano un colpo questi ragazzi che secondo me hanno un talento veramente assurdo. E tra l'altro sono italiani, quindi è un vanto per noi avere questi musicisti, perché in Italia purtroppo tendiamo a sottovalutare molto i nostri cantanti, i nostri autori, i nostri scrittori, i nostri chitarristi, no? Tendiamo molto a sottovalutare questa cosa. In realtà in Italia c'è un grande bagaglio culturale sulla musica, e poi in radio passano le cose più commerciali, così via. Ok, questo è vero, però se poi si va a spulciare in mezzo alle canzoni meno popolari, i gruppi meno popolari, i cantanti meno popolari, si trovano delle perle che non avete idea. Infatti io ero uno di quelli che anni fa, no, la musica italiana, no, che schifo, non l'ascolterò mai. E devo dire che ora come ora l'ascolto molto spesso la musica italiana e trovo veramente grandissimi artisti. Cioè io per esempio appunto i Pinguini Tattici Nucleari, ascolto moltissimo Rancore, ascoltavo e ascolto Cranio Randagio che purtroppo non c'è più, e Ernia non è male, e poi che altro che ascolto di italiano? Vabbè, ascoltavo i Dari, che secondo me anche i Dari sono un gruppo che è stato un po' massacrato in quegli anni, però in realtà la verità è che era un gruppo un po' innovativo per l'epoca in Italia, per come si vestivano, per i testi, per tutto. I Filley ascolto, e in realtà ascolto molti altri. Caparezza l'ho scoperto 6-7 anni fa, un artista stupendo, a tutto tondo. E in realtà se ci penso vengono fuori un sacco di nomi veramente molto validi nella scena. Lo stesso Anastasio che vi ho portato anche qui nel canale, secondo me un grandissimo artista. Abbiamo i nostri artisti, abbiamo delle belle band, dei bei cantanti che sanno fare. Purtroppo tendiamo a sottovalutarci. Niente ragazzi, a parte questo io vi ringrazio molto. Se avete altri consigli di reaction da fare qua sotto nei commenti, ci becchiamo alla prossima reaction. Ciao!